Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Il video di oggi farà parte della playlist Chiacchiere d'arte, che è quell'insieme di video in cui parliamo della vita da pittore, delle problematiche più comuni e di alcune curiosità. Oggi infatti voglio condividere con voi quella che secondo me è stata la lezione più importante che ho imparato in accademia, volontariamente o involontariamente, e che credo sia la vera chiave di volta per chiunque voglia intraprendere la carriera da pittore. Già ai suoi tempi, Giorgio De Chirico diceva che l'Accademia stava diventando un posto inutile per chiunque volesse imparare la tecnica pittorica. E questa è una cosa tristemente vera che mi sento di confermare anche io, sia per quello che riguarda la mia esperienza diretta da studentessa dell'Accademia ai miei tempi, sia per quello che riguarda l'esperienza indiretta che ho avuto sentendo le testimonianze di vari studenti quando facevo l'assistente. Con questo ovviamente non voglio generalizzare, erano altri tempi, non troppo tempo fa in realtà, tipo fino all'anno scorso, e stiamo parlando di un'unica accademia, ovviamente io ne ho frequentata una, però anche confrontandomi con persone che hanno frequentato altre accademie ho notato che questo è un atteggiamento molto comune. E di che atteggiamento sto parlando? L'atteggiamento dei professori del portare avanti una mentalità che secondo me è già di per sé uno strascico di una mentalità pseudo hippie anni 70, anni 80 che forse a quei tempi poteva avere senso, ma che oggi veramente dovrebbe essere totalmente svecchiata e cambiata, che la tecnica non serve a nulla, che concentrarti nel fare la bella pittura o il bel disegno sia limitante e che se tu vuoi trovare uno stile devi spaccare le regole. E quindi vorrei un attimino cambiare la prospettiva su questa visione in cui il bel disegno è noioso, la bella pittura è noiosa e deve essere tutto un superamento delle regole della pittura. Che mondo sarebbe un mondo in cui nessuno conoscesse più le regole della bella pittura e del bel disegno? Un mondo in cui nessuno sia più in grado di realizzare i marmi gotici, le decorazioni gotiche, che nessuno sappia più come si lavorano certi materiali, che nessuno sappia più come si ottengono certi effetti, certe velature. A mio parere è un po' come diceva Émile Zola riguardo la pittura di Monet, e se non sai quello di cui sto parlando ti invito a recuperare questo video. Émile Zola infatti sosteneva che nonostante loro contemporanei non riuscissero proprio a capire quello che Monet stesse facendo con questa sua nuova pittura, questo suo nuovo modo di dipingere, che sembrava così sgrammaticato rispetto alle regole pittoriche che erano sempre state vigenti fino a quel momento, loro davano credibilità al suo lavoro e lo appoggiavano nonostante tutto perché Monet sapeva dipingere, perché Monet era un vero pittore e perché una persona che aveva dipinto un tessuto come Monet aveva fatto nel 1866 con Camille in abito verde poteva fare tutto. E secondo me è questo il punto. La vera libertà non è rompere gli schemi, la vera libertà è conoscere gli schemi e poterli rompere. La vera libertà è non avere limiti tecnici e decidere comunque di non usare la tecnica. Perché se tu una cosa non la sai usare, come puoi dire che non usarla è una libertà? Perché a me sembra veramente un limite piuttosto. Perché quella è l'unica cosa che sai fare. E secondo me non utilizzare questa regola per la pittura significa privarla di valore, perché io non vado a farmi operare da uno che non è un medico chirurgo soltanto perché, boh, ha stile. Io non vado a farmi costruire una casa da uno che non è un muratore, che non sa come si lavorino i materiali, che non sa come funzionano soltanto perché ha un buon gusto. Io non vado a chiamare il tizio che non ha mai suonato il pianoforte, che strimpella a caso, che non conosce le note per suonare al mio matrimonio. Perché dovrei accettare un pittore che non sa dipingere
ma che, boh, sputa sulla tela, dipinge cose completamente prive di anatomia e mi dice che sono ritratti, cioè perché io devo accettare quello? Perché per me ogni volta che si accetta una cosa del genere si sminuisce veramente tanto la professione di pittore. Picasso è l'emblema di questa cosa, perché Picasso tecnicamente, se uno va a guardare i suoi primi dipinti, non aveva niente da invidiare a Raffaello. E proprio per questo poi lui si è potuto permettere il cubismo, si è potuto permettere di scomporre la figura e dire e dare validità a quel tipo di pittura, perché lui era un pittore, perché lui sapeva quello che stava facendo. E per fare questo non c'è bisogno di iscriversi in accademia. Io per prima mi sono iscritta in accademia, ma da un punto di vista tecnico, pittorico, davvero io mi sento un autodidatta, perché di base tutto quello che di tecnico ho imparato, l'ho imparato facendomi il mazzo dopo l'accademia. L'ho imparato sui manuali, l'ho imparato a mie spese sui miei quadri. E anche per questo ho deciso di aprire questo canale e condividere con voi tutti quei segreti che io ho imparato sulla mia pelle, nel senso tutte quelle problematiche che io mi sono ritrovata a dover risolvere perché io ho sbagliato per prima, quindi mi sento veramente di dirti, se tu vuoi fare il pittore, anche se hai fatto l'accademia e non ti senti preparato, o se non hai mai potuto fare l'accademia e non ti senti preparato, studia, perché non hai bisogno di un titolo di studio, hai bisogno di sapere, hai bisogno della conoscenza, è la conoscenza che ti rende libero. E nel mio piccolo troverai sempre un supporto su questo canale. Già nelle scorse settimane abbiamo iniziato a parlare di paesaggio, ho spiegato brevemente come funziona la luce senza dover impazzire nel capire come funziona per ogni cosa, ma per esempio siamo partiti dalla pittura di paesaggio. Vi ho spiegato come rappresentare in maniera veramente immediata la pittura e i valori tonali nel paesaggio e farò in modo di fornirvi anche materiale sulla figura e su tutto il resto. Quindi, se ti interessano questi argomenti e pensi di voler migliorare e pensi che questo canale possa esserti utile, intanto vatti a guardare un po' i video che sono già presenti sul canale e se ti fa piacere iscriviti e attiva la campanellina delle notifiche per non perdere tutte le nostre evoluzioni. Come sempre io vi saluto, vi mando un grandissimo bacio, spero che la vostra estate sia partita a bomba e che continui benissimo e noi ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!